fate queste colazioni ai vostri mogli, non beveranno più di niente, lo prometto io, garantisco io per loro. Vi insegno a fare l'uovo in camicia perfetto. Io vi dico soltanto una cosa, dopo questa colazione non valevate più da torno. Ti piacciono i cornetti? Ma non questi, quelli salati, quelli che riempi con tanta roba, che senti la sfoglia buona e poi dentro senti un mondo, la sorpresa, non la solita crema marmellata, no, i famosalati. E te l'ho fatti in 3 versioni in questo video. Uno col pesce, con la cremetta, poi un altro vegetariano, eh sì, perché noi volevamo accontentare tutti, e un altro ancora con la ciccia, con bel prosciutto dentro, buono da morire. Guarda questo video fino alla fine e farà impazzire tutti, soprattutto per le colazioni un po' sexy. Incominciamo a dedicarci del tempo, soprattutto il sabato domenica, che ci avete vostra moglie, la vostra compagna, o il vostro compagno, il vostro marito, quello che sia, a letto, e voi là volete fargli la sorpresa perché sei stato bravissimo durante la sera precedente. Voi dovete fare una colazione spettacolare. Oggi facciamo un croissant ripieno di uovo in camicia con salmone affumicato e salsa olandese, con tutti i bei contornini, mica finisce qua, a voglia te a mangiare. Ingredienti: volete un po' il pane o preferite un croissant che rendiamo bello croccante? Poi ci sono le uova, c'è il limone, c'è il pomodoro, c'è il cipollotto, un po' di avocado se lo volete, la bieta, la bietola rossa, e poi abbiamo anche questi funghetti, e poi la proteina vincente. La cosa più figa e più divertente, che vi divertirete di più, è fare la salsa olandese. Mo dici, mo che ci farà? Non vi preoccupate, vi faccio vedere. La ricetta classica parla di scalogno e pepe che si mette a sobbollire con un po' di acqua, e quindi avremo un'acqua aromatizzata. Allora, questa qua è una cosa che se la dobbiamo fare, la famo fatta bene. Io invece dello scalogno uso il cipollotto fresco, lo sapete, mi piace di più. Poi prendo qualche grano di pepe, lo metto qua dentro, ci metto un goccetto d'acqua. Calcolate poi per la ricetta, mi serviranno 3 cucchiai d'acqua, però tempo che l'acqua si insaporisce, capisci a me? Si insaporisce bene il sapore di scalogni e pepe, un po' evapora, quindi mettete un po' di più, non fatemi cregnosi pure con l'acqua. Accendo, la faccio un po' scaldare, deve bollire un pochettino, così si insaporisce bene bene. In una casseruola oppure in un microonde che fate? Fate sciogliere il burro, questo è il burro. Io preferisco il burro chiarificato, ma potete anche farlo col burro normale, lo fate sciogliere senza farlo sobbollire, proprio lentamente, lo fate solamente sciogliere, perché fondamentalmente che cos'è la salsa olandese? È una sorta di maionese che non c'è l'olio, che normalmente si usa gli oli di semi, ma c'è il burro. Per non rischiare io ho messo 250 grammi di burro, un panetto di burro a sciogliere, tanto poi dopo lo potete riutilizzare, non è che va buttato, sono utilizzate. Uova strafresche, quindi devono essere strafresche. Io oggi l'ho preso queste qua stamattina da quello che vende l'Ovaro, che vende fresche, freschissime e tutto il resto. Quindi metto l'albume qui dentro, e l'albume non si butta, perché poi ci sarà la frittatina, il giorno dopo ci sarà la frittatina con la proteica, quella fatta soltanto con gli albumi, capito? E noi utilizzeremo soltanto il rosso, quindi strafresco. Vedete come rimane integro quando lo getto all'interno della boule? Non si rompe. Quando si rompe l'uovo significa che come sta cominciando a dire ciao ciao ciao, qua si sta insaporendo tutto, vedete, è evaporato anche l'acqua, guardate il segnale. Quindi io che faccio? Io non posso usarla, la filtro quest'acqua, guardate, così ho soltanto l'acqua aromatizzata con il cipollotto e il pepe nero. Mettiamo un po' di succo di limone. Perfetto. Frusta. E incominciate a emulsionare. Poi che fate? Ci mettete 2 cucchiai di quest'acqua qua, guardate. 1 e 2 di quest'acqua aromatizzata. Vai. Poi piano piano, guardate che fate. Le mettete qua. Allora la bacinella non dovrebbe toccare l'acqua e vado a incominciare a emulsionare, vedete? Perché non va a contatto con l'acqua? Perché quando bolle questa, poi ci cuoce l'uovo, invece deve essere un bagno Maria. L'acqua deve essere sempre calda, ma non in pieno bollore. Piano, abbasso. Se vedete che vi si mette male, che fate? Così, acqua, aggiungi l'acqua, vedete? Se no si strapazza, ferma tutto, qua. 2 granelli di sale, guardate che meraviglia. Poi aggiungo un po' a filo, guarda, un po' di burro liquido, guardate che spettacolo.
piano piano. Con la maionese che deve fare? Deve assorbire piano piano, lentamente il grasso, ok? Vedete infatti? Guardate che bella, è buona, buonissima, sembra spumosa, leggerissima. Poi qua divertiamoci, che ci vuoi mettere come aroma? Io ci metterei, allora, il classico è erba cipollina o dragoncello. Io ci metto un po' di buccia di limone, così a grattare un po' così, un po' di pepe nero, eccola, guarda che bella. Questa l'abbiamo fatta. Poi però, prima di servirla, gli diamo una riscaldatina sempre a bagnomaria e poi la serviamo perché deve essere bella, liscia, cremosa. Deve essere un'opera d'arte, perché noi facciamo solo opere d'arte, io e voi. Adesso sono fondamentali i contorni. Qua c'ho la bieta rossa. Guardate come si pulisce. Strappo così, da questo verso, tiro, vedete? E sfibro. Ok? Poi dopo questi qua non li butto, guardate che faccio. Quindi abbiamo soltanto le foglie, ok? Vediamo un po'. Perfetto. Ci mettiamo un po' di olio, quello buono, un po' di cipollotto, ma solo la parte verde. Guarda la camera così. Così. Giusto per dargli un po' di sapore. Voi direte, oh, se a colazione mangi la cipolla, poi stasera che fai? Mangi i sorci morti. Un po' di cipollotto. Nel frattempo non stiamo con le mani in mano e ci sfibriamo le nostre coste di bieta, che sia bianca o rossa. Oggi l'ho trovata rossa, oppure trovata bianca, però mi piaceva più questa cosa di colore e quindi ho usato questa. L'olio è caldo e qui mettiamo la bieta, 2 granelli di sale. Questo è il nostro contorno, quindi questa colazione che vi consente di fare? Vi consente di mangiare e poi uscire verso le 11:30, mezzogiorno, e potete stare tranquillamente, poi a pranzo potete pure non mangiare perché è una bella colazione e vi consente di andare a fare una bella passeggiata, da godervi un po' tutta quanta la giornata. Eccole qua. Però mo qualcuno dirà, e con quelle coste che ci fai? Se le mangiamo. Che vuoi ci fai? Se le mangiamo. Le taglio così, così, ok, così, a metà. E queste mo li ripassiamo bene bene. Qua ci vorrà un po' più di tempo, no? Oggi ho trovato sto burro e me lo sono comprato. Guffanti, lui è bravissimo a fare i formaggi e fa pure un ottimo burro. Questo qua è un burro salato, guarda come è incartato. Non vi dico niente che ho fatto, ho fatto un investimento oggi per comprare sto burro. Però vale la pena. Questo addirittura è, aiuto, è salato. Guarda come è incartato. La devo assaggiare. Io sono amante del burro, ci sta Mariolino che si attacca al burro. Quando è buona la roba, che dobbiamo fare? Tanto solo il sabato e domenica, chi è? Un pezzetto di burro e accendo il fuoco, un filetto d'olio, quindi niente sale perché il burro è questo qua salato, Giocate, divertitevi, è sabato, domenica, è il giorno delle coccole, è il giorno da stare un po' più a letto, da sbaciucchiarsi, da sta bene, quindi godetevela sta giornata, che tante volte perdiamo di vista quello che è il fabbisogno veramente umano, di stare un po' più insieme e di non pensare al lavoro. E queste lasciatele andare, si devono cuocere. Dentro a quest'acqua mettete un goccetto di aceto di vino bianco, quello che non costa niente, 70 centesimi, 90 centesimi. Qua serve per far sì che le uova non si rompino, perché l'uovo ha bisogno di un'acqua strapulita. Eccoli qua. Mamma mia, che bontà ragazzi, pepe. Eccoli qua, guardate che belle. Allora, insalatine e pomodori. Ok. Poi ci mettiamo le nostre coste di bieta. Con una sola verdura abbiamo fatto 2 contorni, no? Le coste e le foglie. Un pezzo di avocado, se lo volete, se vi ci piace. Ci metto un goccio di limone, così insanerisce. Vedete? Così. Un pizzico di sale sia sull'avocado che sui pomodori. Io ho 2 funghetti dentro al frigo. Infatti stavo pure un pochetto a aprire, vedete? Quando comincia a aprirsi è passato un po' del tempo. Infatti li ho comprati 3 giorni fa. Gli diamo interi così una ripassatina, poi i 2 funghetti ci stanno bene alla colazione. Sale, pepe, con lo stesso grasso che è rimasto delle coste della bieta, ma proprio veloci, devono essere quasi crudi. E intanto vanno. La cosa fondamentale, amate qualcuno e fategli una bella sorpresa. Ma quello lo vendono a quell'altra parte di Roma, andatela a comprare, dai, che questo sono meglio da borsetta. Quando vi fai una colazione così, vedete come ti ricompensa. Ecco qua, guarda il croissant, un pezzettino piccolo di burro qua sulla padella di ferro.
E mo tempo che si scioglie un po' questo burro, no? Deve profumare ancora di più, guarda qui, sto croissant. Funghi finiti, stop. Guarda che spettacolo che è. Vai, così. Adesso l'uovo, rompo l'uovo e lo metto dentro una ciotolina. L'acqua deve sobbollire. Fate un piccolo mulinello ed ecco qua. E l'uovo deve essere freschissimo. Nel frattempo vedete che succede? Che l'albume avvolge il tuorlo piano piano. Già potrebbe essere pronto, però c'è una parte di albume che sta attaccato proprio al tuorlo che rimane un po' più viscidona, quindi aspettate un pochettino, ci vogliono 3-4 minuti. Guarda qua, spettacolo, mamma mia. Vedete? È morbido il tuorlo, perfetto. Lo lascio un po' così, a scola dall'acqua. Poi guardate la salsa olandese adesso, è indurita, non è indurita, si è un po' addensata un po' troppo, la vogliamo leggermente più liscia. Prima di mettere la bagnomaria di nuovo metto un goccino d'acqua, così, aggiungo e poi vedete? La emulsiono di nuovo e guardate subito come si riprende. Quindi potete farla anche il giorno prima. Se non volete svegliare troppo presto la mattina, la fate il giorno prima, la mettete in frigo e poi la rigenerate in questa maniera. Guardate qua, spettacolare, vedete? Ah. Guarda qua, così, guardate che spettacolo. Guardate che salsetta, il tocco di classe, sto bel salmone affumicato. Guarda così. Questo è proprio, e questo è porno proprio, ragazzi. Qua lo sapete che ci esce fuori dopo questa magnata di prima mattina? Vado, Allora, lo sapete qual è il problema? Che dopo questo potrebbe perdere anche i sensi, quindi non sa accorgere manco di niente, fate voi. Un abbraccio e mi raccomando, iscrivetevi, che qua abbiamo bisogno di iscritti, vai. Oh. Mamma mia, da morire, sto a morire, aiuto, troppo buono. Io vi dico soltanto una cosa, dopo questa colazione non va levate più da torno, e quello è il problema. Un romano anche a colazione non può fare a meno del pecorino e del guanciale, quindi ti farò un qualcosa di buono, un cornetto, facciamolo un po' figo, un po' più modaiola, un croissant ripieno di broccolo, guanciale e uova in camicia, buono che ti scoppia in bocca, una bella fonduta di pecorino. Iniziamo subito, mettiamo, vieni qua camera 1, acqua, un bicchiere pieno, guarda, lo metto qua dentro, ok? Un bicchiere e mezzo facciamo di acqua e poi metto mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, mezzo, ok? Adesso rompo l'uovo, mettiamo dentro l'uovo, guardate, e guardate che cosa succede, già lo vedi, l'aceto che fa? Solidifica l'albume esterno, diventerà un tutt'uno. Tu dici, ma tu sei pazzo, che ti sei preso? Che ti sei fumato? Niente, tutto naturale so. Un altro, 2, non si sa mai, e ti dirò di più, ne faccio un terzo. Io me ne voglio mangiare 2 a testa, va bene, te vuoi? Già si stanno solidificando, sta diventando bianco l'albume, guardate, e si vedono proprio nettamente separati. Broccolo romanesco, taglio in più parti, ne basta poco, questa metà è perfetta. Sale grosso, lo andiamo a cuocere, quindi broccolo, dobbiamo stracuocerlo, ricordate sempre una regola, acqua in piena ebollizione, salata e senza coperchio, quindi presenta col bacon, il guanciale ci vuole, Cerco di tagliarla più sottile possibile, calcolate che sono a coltello, non sto con l'affettatrice, quindi voi fatela fare dal salumiere con l'affettatrice, ok? Ecco qua, perfetto, padella antiaderente e mo fallo sudare, bello, diventa bello croccantino, Nel frattempo ci facciamo una salsetta con panna e pecorino, poco. Aspetta, cosa ti dico? Iscrivetevi, adesso, in questo momento. Se no vi faccio vedere come faccio con le uova, Su sto canale YouTube, tu devi iscrivere, perché ancora non hai capito dove stai, a che punto stai. Lì,
in basso sulla sinistra. Dai, fate. Bravo, hai fatto. Che ci è voluto? Ci è voluto tanto. No, una fonduta di pecorino. Un po', io vado a occhio, sapete che so così. Ci vuole la panna fresca. È buona la panna, ma bere è così, quanto è buona. Dovete scaldare la panna fino a quando si forma quel leggero, che ne so, visto, si vela un pochino sopra la superficie. Guardate qua, si è fatto il veletto, quindi qua butto un po' di pecorino, non deve essere bollente, e faccio così, guardate, mescolo, 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 e guardate, già si sta a venire la nostra cremetta. Vuoi assaggiare? Tiè. Buona da morire. Mettiamo qua dentro. Io mi trovo bene con queste palette morbide che tu riesci a prendere. Vedete come fanno? Non fanno rumore. Sono fantastiche. Guarda qui il guanciale. Piano piano sta sudando come che, guarda. Oh yes. Sto grassetto, non buttà. Questo che poi fa una cacio e pepe da paura. Senza che usi poi il guanciale, soltanto il grassetto usi, senza manco l'olio. Mamma mia che te mangi. Adesso scoliamo i broccoli. Devono essere cotti per forza adesso in questo momento. Guarda la cottura del broccolo. Quando si spappola è cotto, metto qua dentro, senza mettere frullatori, cose strane. Buttate quest'acqua. Poi datela pulita al vostro decamino, perché ci servirà per mettere l'acqua per fare l'uovo in camicia. Così, una botta al volo, non dovete insaponare, non inquiniamo, dai. Guarda sto guanciale come sta a venire. È dorato, perfetto, e adesso diventerà croccante come piace a noi, appena lo tiriamo fuori dal fuoco. Un po' di sale, olio, di quello buono che ci piace a noi. Poi, forchetta, così, e schiacciate. È facile, così. Poi se vuoi fare una botta di frullatura gliela puoi pure dare senza nessun problema. Mi serve un pezzettino di carta, un piattino. E le cuociamo. Guarda che meraviglia, piano piano. Parlo piano perché devi riuscire alla perfezione. Perfetto, perfetto, non ti disturbare. Perfetto, wow. Guarda che bello. E ora te lo farcisco, te lo riempio tutto quanto. Guarda qua, senti bello croccante. Scegli un croissant di questi qua con i semetti sopra, che vedo che dà proprio l'idea del croissant salato, no? Poi i croissant sono già poco zuccherati, quindi sono perfetti. La nostra fondutina di pecorino, che esce un po' fuori, che ti può sembrare pure dare l'idea, ma che c'è messa la panna? Sì, ma col pecorino? Buona. Mettiamo il broccolo. Oh, ma sti cornetti, mi dite chi fa così, buoni. L'ovetto, così. Senti? Guarda che robetto, mamma mia. Mi viene in mente Mariuccio, quando dice voglio la cipolla croccante. Quando c'è a mangiare i burritos, lui fa pazzo dei burritos. Mi dice voglio la cipolla croccante. E chi è? E questo è il mio omaggio a Camera Woman. Quando la mattina e domenica se svegliamo gli faccio sempre questa colazione. La assaggiamo insieme. A metà l'ovetto facciamolo da innamorati, guarda. Oddio io. Guarda qua. Oh. Wow. Oh, vado, Questo è mio, va bene? Questo è mio. Quando arriva il guanciale, godi. Posso immaginare quello che poi fa dopo, però è da paura. Ma quante volte vi viene a trovare a casa qualcuno che volete stupire a tutti i costi, nella semplicità più assoluta, con meno lavoro possibile, per un aperitivo figo. Poi, a secondo, se vengono amici di tua moglie, quindi tutti quanti poco, poi vengono amici nostri, quelli maschietti, e quelli vanno a mangiare, non vanno scuse. Quindi facciamo due versioni. Siete pronti? Ingredienti: prosciutto iberico, funghi porcini freschi, ricotta, arance, poi il burro, croissant e pan brioche. Pulisco prima il fungo, bene. Non ci deve stare la terra, perché sennò andiamo a rovinare sto capolavoro della natura. Carta bagnata,
Con delicatezza leviamo tutta la terra, vedete quanta ne lascia? Ecco qui, piano piano. Aglio abbondante, olio buono, abbondante. Poi oggi abbiamo il Delicate di Giorgio Franci, questo è perfetto perché non sovrasta i funghi. Tagliamo i funghi, allora io li voglio a fettine. Allora questa parte bella spessa così, zac, zac, guardate che belli così. Yeah. Voglio vedere che si lamenta con ste bistecche. Yeah. Allora, belli stretti stretti metteteli, così. Ci sta l'aglietto che mo vedi questo qua che farà. Ok, lo metto qua su, insomma se brucia. Dobbiamo scottarli bene bene, perdiamoci un po' di tempo. Bene bene bene. Sale, un po' di pepe. La mentuccia quando la metto? Quando vedrò che si sono colorati i funghi. Ci siamo capiti come li voglio? Così. Ecco, così. Allora sì, che c'ha un senso. Guarda qua. Adesso mettete la mentuccia. Allora, io voglio profumarla sta ricotta. L'arancia è perfetto. Pure il mandarino sarebbe fantastico. Mettete il mandarino e il pompelmo rosa, come vi pare a voi. Basta che siete felici. Lime e mettete il lime. Un po' d'acqua, così la rendiamo ancora più morbida. Senza aggiungere latte o panna, perché sennò la appesantiamo troppo. Che ricotta è? È una ricotta di pecora. Però se volete potete mettere anche una capra, una mucca, come volete voi. Un po' di pepe nero e assaggiate. L'arancia dà la freschezza e quasi dà dolcezza alla ricotta. Poi però il pepe la ribilancia nuovamente. Quindi avete un gusto pazzesco. Dolce che non è dolce. Funghi spenti, stop, lasciateli così. Questo quando lo scaldi, lo sai che succede? Diventi pazzo, perché senti quel profumo burroso, un po' dolce, veramente eccezionale. Io voglio fare delle tapas, quindi farò degli assaggi. Tagliamo a metà e poi di nuovo tagliamo così, proprio un bocconcino. Questo è per le femminucce. Mettiamo una nocetta del burro. Basta che non dite niente a nessuno. L'importante, le donne, quando non gli dovete dire che c'è da messo il burro, l'olio, così. Poi tanto poi si mangiano tutto, fanno tutta quanta sta scena all'inizio. Poi quando glielo dite dopo che hanno mangiato, è troppo tardi, dove vanno? Metto il pan brioche. Allora sembra che ho scartato un pandoro, cioè il profumo è quello del pandoro. Poi ci sta il panino nostro e noi ce lo facciamo con questo. Pure questo è bellissimo, sempre dalla stessa pasticceria. Guardate dentro com'è. Eppure questo lo scaldiamo, no? Mica siamo di meno delle femminucce. Giratele piano piano, guardate che belle. Capito? Immaginate sempre il croccante esternamente, poi lo mordete e sentite quella morbidezza interna. Non lo fate troppo asciugare, non fate danni, eh? Ecco qua, così. Questo dovrebbe essere l'aperitivo delle signore. Ok? Lo fanno i figli, no? Un po' di ricotta, poca, eh? Cioè deve essere un equilibrio totale questo, tra la ricotta e i funghi, ecco qua, così, cioè, ecco qua. Il prosciutto bellota, quelli che si lamentano del grasso, ne fate entrare dentro casa vostra, mi raccomando, eh? No, ma sempre troppo grasso questo prosciutto, beh, non sai che te perdi, è meglio. Un fiorellino così di mentuccia. E questo è per le donzelle. Per noi cafoncelli, diciamo, quella un po' più grevi, capito? Ammazzo quanto mangi. Quelli che vedono le partite, capito? Quella sempre che dicono le parolacce, siamo noi, i maschietti, insomma, capito? Fungo, bello, un pontarello, capito? Ci sta tutto, ci sta già. Il nostro iberico, eccolo qua. Non potete vedere, questo qua 36 mesi di stagionatura c'ha. Dato che noi siamo cafoni, no? Mamma mia, quanto mangiano male quelli. Guarda che faccio, avvicinate, va. Sta parte superiore, così. Ma uno che fa sti panini non si merita l'iscrizione tutti quanti voi che mi state a guardare. Iscrivetevi, commentate, fate quello che volete voi. Anzi, a proposito, quando arrivano le amiche di vostra moglie, voi che gli cucinate?